Catene di approvvigionamento, logistica, instabilità geopolitica, costo delle materie prime, dinamiche demografiche ed economiche, il protagonismo crescente del Far East. L'industria mondiale delle due ruote si ritrova in EICMA, l'esposizione internazionale delle due ruote, che celebra nei padiglioni di Fiera Milano a Rho la sua edizione numero 80 fino a domenica 12 novembre. E si confronta su come affrontare ed interpretare questi nuovi scenari. Se si vuole competere su piazze globali bisogna avere la forza, la muscolatura per poter presidiare correttamente tutti quanti i mercati, anche con presenze produttive locali, perché poi la normativa locale, i dazi, comunque chiama una presenza locale. Bisogna poi sfruttare quelle che sono le opportunità, nel senso che il mondo delle due ruote non è sotto l'occhio del ciclone, così come le quattro ruote, per il tema delle emissioni, perché ha un'importanza molto marginale, però sappiamo bene che le tematiche cosiddette ESG, ambientali, sociali e di governance, sono importanti per gli investitori e anche per le stesse persone che lavorano in queste aziende. Globalizzazione e nuovi paradigmi produttivi. Come l'industria delle due ruote interpreta la complessità delle sfide in atto. E infatti il titolo del convegno promosso da EICMA e Confindustria ANCMA, grazie al contributo di ICE, Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane, che si è tenuta al termine della prima giornata dell'evento espositivo. Un appuntamento molto importante che, ha sottolineato in apertura il presidente di ANCMA Paolo Magri, rimarca nuovamente il valore istituzionale di EICMA, non solo per sviluppare le attività di advocacy e public affairs a favore del comparto, ma anche per offrire occasioni di formazione, di approfondimento e confronto per la nostra industria. EICMA è anche un luogo di impresa business to business, e quindi le imprese si radunano oggi, è molto importante, sono qua rappresentati in questo congresso pomeridiano organizzato da ANCMA, il GOTA delle aziende produttrici di due ruote, il GOTA della moto, per guardare le nuove sfide che sono in corso sulla globalizzazione e sul momento difficile sia di mobilità che di mercato che tutte le aziende stanno affrontando. Quindi EICMA ha delle responsabilità anche nei confronti dell'impresa e cerca insieme all'impresa e collabora insieme all'impresa per capire quali potranno essere gli scenari futuri per il mondo delle due ruote. Il convegno ha infatti riunito in platea numerosi imprenditori e operatori del settore e si è aperto con il keynote speech di Gianluca Di Loreto, partner della società di consulenza strategica Bain & Company Italia. Ed è proprio dagli elementi e dai dati emersi dall'approfondito intervento di Di Loreto che si è sviluppata la tavola rotonda con alcuni dei manager e figure di spicco dell'industria della mobilità, tra cui William Armuzzi di Honda Motor Europe Ltd, Ezio De Carlo di Decathlon Produzioni Italia SPA, Mariano Roman di Fantic Motor SPA, Eric De Sainz di Yamaha Motor Europe NV e Roberto Vavassori Brembo SPA e Anfia. Nella tavola rotonda, condotta dalla giornalista Filomena Greco, i manager dell'industria delle due ruote hanno sottolineato l'importanza di tornare ad investire in ricerca e sviluppo per proteggere il valore della creatività e della produzione europea. Fondamentale, inoltre, riportare il primato tecnologico in Europa, puntando sull'innovazione per ritrovare una forte competitività da contrapporre alla crescente avanzata delle aziende asiatiche. Al centro del dibattito anche il tema della sostenibilità, fattore che può offrire numerosi vantaggi competitivi, non ultimi quello di poter attrarre giovani talenti. Infine, i vertici dell'industria di riferimento si muovono con passo spedito verso l'idea di considerare l'avanzata asiatica come un elemento da non contrastare con protezionismo e dazi, ma puntando sulla necessità di creare un contesto competitivo con regole uguali per tutti.